Ehi là, ciao Tribers e benvenuti a un nuovo episodio di Tribers Life sul canale di Triber. Spero che il crash course sulla ricerca di bug di valore con Fabrizio vi sia mancato, perché questo è il terzo e ultimo episodio di questa terza edizione del crash course. Io sono davvero contento che finora vi sia tutto piaciuto, al punto da portarci a fare addirittura 9 episodi quando i previsti iniziali erano 3, ma soprattutto spero che voi possiate estrarre valore e migliorare nella ricerca di bug, che è una situazione veramente win-win sia per voi che guadagnate di più nelle campagne perché potete trovare più bug, e sia per Triber perché chiaramente poi quei bug lì verranno consegnati a dei clienti che saranno più soddisfatti. E vi ricordo, clienti più soddisfatti significa più campagne, che significa più opportunità per voi, e quindi si crea un bellissimo circolo vizioso che favorisce tanto voi quanto Triber stessa. Ora ragazzi, perdonatemi la digressione, passiamo la parola a Fabrizio e vediamo da cosa mostrarci per questa puntata sull'app di Roadhouse. Ciao Triber e bentornati ad un nuovo appuntamento di Tribers Life. Oggi andremo a vedere un'app e stiamo parlando dell'app di Roadhouse. Devo dire ha regalato bug anche con importanti severity. Cominciamo subito. Andiamo a prendere il nostro device Android. Occhio, ho preso un device Android con Android 10. Questa cosa ci ritornerà utile nel momento in cui andremo a vedere il bug. Apro l'app, tap su Click and Drive, faccio cambia ristorante e ne vado a scegliere uno dalla mappa. Ne scelgo uno qualunque. Nel momento in cui mi si apre la scheda del ristorante, faccio tap sulla freccia per avere la localizzazione in modo tale da calcolare il percorso. In questo caso mi viene aperto Google Maps e quindi se faccio tap su indicazioni posso andare a vedere quanto disto dal ristorante. Rifacciamo la stessa cosa con un device Android 13. Anche in questo caso riapro l'app, faccio tap su Click and Drive, cambia ristorante. Ovviamente dalla mappa vado a selezionare un ristorante, tap sul ristorante e tap sulle indicazioni. Come vedete mi appare un messaggio di errore, mi dice che Google Maps non è supportato con le mappe. Quindi in questo caso ci troviamo davanti a un bug di integrazione e quindi l'app di Roadhouse non riesce ad aprire l'app di Google Maps. Però avete visto che a seconda del sistema operativo il comportamento è differente. Con un Android 13 e principalmente questo accade con i Samsung ma anche con altri device ma che hanno appunto un Android 13, questa integrazione non va a buon fine. Quindi qui ci troviamo davanti a un critical, ovviamente soltanto per quei device che hanno questo sistema operativo. Andiamo a prendere il nostro device Android e accendiamo all'app autenticandoci. Facciamo tap su prenota, diciamo che vogliamo prenotare un ristorante, quindi vado a mettere una città e ad esempio metto Roma. Benissimo, mi vengono elencati i ristoranti presenti su Roma, ma come potete vedere io non ho la possibilità di muovermi sulla mappa, magari ingrandire la mappa e capire dove si trova dentro Roma, non ho le distanze mostrate a video e non saprei dire, se non fossi di Roma, qual è il ristorante più vicino, per cui c'è proprio un problema di usabilità. Come vedete io posso muovermi, la mappa sotto si muove ma non mi fa togliere la lista in primo piano. Questo è un bel bug di usabilità. Ipotizziamo, ne scelgo uno, mi fa vedere dov'è, ma prima di far questo io non ho appunto la possibilità di muovermi. Ovviamente qui stiamo parlando di un bug high perché appunto non me lo fa fare. Poi ovviamente se io dovessi scegliere mi permette poi di procedere con tutte le altre operazioni. Andiamo a vedere un altro. Questo è particolare perché appunto faccio tap su Click and Drive. Come vedete le icone si accendono e si spengono. Un piccolo problema grafico, come dico sempre, è sempre comodo registrare tutta l'operatività perché ci sono bug che possono accadere o meno. Questo ad esempio sta accadendo adesso mentre sto registrando il reel. Torniamo a noi. Scelgo un ristorante, quindi magari faccio tap su Roma, ne scelgo uno, come vedete mi cambia sempre lo zoom e decido appunto di fare il takeaway. Scelgo dal menu un qualsiasi prodotto e ovviamente lo aggiungo al carrello. Mi dice che vuole i contorni obbligatori, quindi ne aggiungo qualcun altro. Perfetto, ho aggiunto tutti i prodotti al carrello, ma mi compare un messaggio in basso dove appunto mi dice che non è stato possibile aggiornare il totale per problemi di connessione ai nostri sistemi. Riprovare ad accedere al carrello in un secondo momento. Benissimo, questo è un bel critical perché non permette di chiudere quella che è un'ordinazione. Vediamo un altro bug, però lo andiamo a confrontare fra un iPhone e un Android. Partiamo con l'iPhone. Apro l'app e faccio tap su prenota. Ovviamente mi si aprirà la mappa dove devo scegliere in quale ristorante prenotare. Ne scelgo uno, faccio tap su prenota e mi viene mostrato un messaggio di errore. Considerate che sono le 22:15 e sicuramente, come infatti mi viene segnalato, non c'è un orario disponibile, quindi significa che è chiuso, ma è stato mostrato un messaggio di errore. Cambio ristorante, ne scelgo un altro e faccio anche qui tap su prenota. Qui il messaggio è diverso, mi dice che posso chiamare perché in questo momento non è possibile effettuare una prenotazione
prenotazione oppure modificare. Alla fine il comportamento è differente, in uno c'era un messaggio di errore, nell'altro mi dava la scelta di o chiamare o modificare la data. Il bug, per quanto la funzione è la stessa, adesso lo andiamo a vedere anche su Android, il messaggio è totalmente diverso, in uno veniva mostrato un errore e nell'altro invece un messaggio che comunicava di intraprendere un'azione. Facciamo la stessa cosa con Android, quindi rifaccio sempre tap su prenota, faccio gli stessi ristoranti già visti prima, faccio tap su prenota e anche qui, come vedete in basso, mi viene mostrato un messaggio di errore. Cambio ristorante, faccio tap su prenota e qui mi viene mostrato appunto il messaggio allo stesso modo. Quindi significa che sicuramente sono stati associati dei messaggi differenti fra i due ristoranti, oppure non è stato associato il messaggio corretto al ristorante dove dà errore nel primo caso. Anche in questo caso ci vuole un po' di fortuna, ci vuole un po' di bravura e andare a cercare. Ce ne sono tanti altri debug, mi piacerebbe farveli vedere, ma il tempo stringe e quindi vi saluto. Ok, grazie mille Fabrizio per questa bellissima terza e ultima puntata del terzo crash course di Tribers Life. Io ragazzi vi invito sempre a lasciare un commento ringraziando Fabrizio, oppure dicendo cose che non erano chiare, oppure ancora suggerendo miglioramenti. Se infatti vi viene in mente una critica, mi raccomando, quelli sono commenti ancora migliori dei commenti positivi, perché chiaramente ci spingono poi a migliorare i contenuti che facciamo e quindi a poter poi portare più valore a voi. Ora ragazzi, non vi voglio annoiare ulteriormente con l'outro del video, quindi direi ci possiamo fermare qui e ci vediamo la prossima settimana in un nuovo video.